Ciao a tutti amici di Moto.it, eccola qua finalmente, la novità sportiva dell'anno, la Kawasaki Ninja ZX10R 2016. Per provarla a fondo la mettiamo a confronto con la sua rivale elettiva, la Yamaha YZF R1M, e con quella che l'anno scorso è risultata la migliore nella nostra comparativa delle super sportive, la Ducati Panigale 1299S. Le proviamo qui, all'Autodromo del Mugello, quale posto migliore? Visto che molti di voi le comprano per usarle fuori dagli autodromi, le abbiamo gommate con le Pirelli Diablo Rosso 3 e ve le racconteremo sul Passo della Futa, qua vicino, teatro di tante sfide fra gli appassionati in sella alle supersportive. Seguiteci! Ed eccoci qua ragazzi, dopo una giornata passata fra le curve del Passo della Futa abbiamo provato su strada per vedere come si comportano anche lontano dai cordoli di un autodromo. La novità dell'anno è la Kawasaki ZX10, come abbiamo appena detto. Chiediamo un attimo cosa ne pensa il nostro Francesco. Allora, prima di tutto a me è piaciuta molto su strada, forse delle tre è quella che mi ha intrigato di più. Ha un bel motore, fluido, molto lineare nell'erogazione, forse un po' vuoto ai bassi regimi, però mi è piaciuto abbastanza. Bella ergonomia, ha una posizione di guida abbastanza confortevole considerando la tipologia di moto. Bella frenata e oltretutto appunto la fluidità del motore permette di guidare in maniera molto lineare tra le curve. Certo che ci vorrebbe un po' più di tiro in basso, diciamo che fino a 4.000-5.000 giri il motore è abbastanza spento. Cosa ti è piaciuto di più e cosa ti è piaciuto di meno? A me è piaciuto molto il fatto che sia fruibile su strada. Si guida bene, è abbastanza confortevole. È piaciuto meno forse questo discorso dell'erogazione, che fino a 4-5.000 giri mi aspetterei qualcosa di più da un 4 cilindri che ha quasi 200 cavalli, per cui sarebbe perfettibile questo particolare. Bellissime le sospensioni, è l'unica con le sospensioni tradizionali, però rispondono davvero bene. Sì, le sospensioni tradizionali, perché la Kawasaki ZX10R è la prima nel panorama mondiale a vantare una sospensione pressurizzata di serie, la nuova Showa BPF, ma appunto come si vede dalla cartuccia con pressurizzazione a gas. Quello che ho trovato molto interessante e forse la caratteristica migliore della Yamaha, invece la R1M anche su strada, sono le sospensioni semiattive. Le sospensioni semiattive che su strada sono praticamente perfette, non si riesce a darle in crisi quasi mai, si comportano perfettamente sia sul liscio che sullo sconnesso e alla fine vanno ad aggiungere una gran precisione a una moto che probabilmente è quella un pochino più equilibrata su strada. Non piace molto l'on-off, che dà molto fastidio, sporca un pochino la pulizia della guida, e un'ergonomia comunque abbastanza equilibrata e ben riuscita, ma con i manubri molto chiusi. Pregi e difetti, Edo, te li chiedo io, quindi Yamaha riassumiamo al volo? Allora, riassumiamo al volo la Yamaha, ha un motore meraviglioso con tanta coppia sotto che anche nonostante la portatura lunga ti porta sempre fuori dalle curve, e difetti è l'on-off è abbastanza fastidioso. Mentre però qui abbiamo la Ducati, che è stata la regina della nostra comparativa dell'anno scorso e quella che ne è uscita meglio in pista e che su strada comunque ha i suoi pregi. Ce la facciamo raccontare un attimo da Andrea. Esatto, la Ducati me la sono cuccata io ed è molto interessante perché per i piloti, uno, alti, perché sono 1,85 m, così i lettori hanno un ordine di grandezza, e due, abituati magari non tantissimo alle moto super sportive, è quella che ti accoglie meglio, perché ha un manubrio molto largo, sembra quasi una moto da enduro, da cross, quindi si sale e si sta subito bene, perché ha un'ergonomia comoda su strada, è molto piccola, è stretta, non pesa veramente un tubo, quindi si guida subito bene. È molto evoluta dal punto di vista dell'elettronica, per i controlli di trazione, ABS, sospensioni semiattive, quindi su strada mi è piaciuta molto, si guida facilmente, ha tanta spinta sotto, però ho trovato anche qualche difetto. Il difetto è che oggi a Scarperia, qua al Mugello, abbiamo beccato 30 gradi senza troppi giri di parole, ti cuoce
scuoce letteralmente le palle, è veramente faticoso usarla su strada. Ripaga appunto con ergonomia corretta, tanto comfort, un motore che fuori dalle curve strappa come una bestia, però i difetti sono appunto il calore e poi anche molto rigida. C'è un perché è una moto nata per la pista, è una superbike omologata su strada, come tutte queste moto nascono per correre nel mondiale superbike. Abbiamo voluto però presentarvele comunque su strada e l'abbiamo fatto con le Pirelli Diablo Rosso 3, gomma che si è rivelata assolutamente eccezionale nell'uso su strada perché è rapidissima a scaldarsi, con un profilo molto equilibrato, quindi rotondo, che non mette mai in crisi con entrate troppo aggressive, mai nervosismi, va bene per tutti, è accessibile, è sfruttabile, allo stesso tempo offre tantissimo grip ed è una gomma che valorizza tutti i pregi di queste moto, l'equilibrio generale, le prestazioni, senza causare particolari nervosismi o risultare mai difficili da interpretare. Si è adattata perfettamente a tutte le ciclistiche. Come dicevamo però sono moto nate per la pista che su strada non si riescono a sfruttare al più del, cosa facciamo, il 20% del potenziale, diciamo 20% e siamo generosi. E quindi, seconda fase della nostra prova al Mugello, con queste ed altre gomme, sempre Pirelli. Siamo arrivati alla fine della nostra mini comparativa delle Supersportive 1000, dopo questa splendida giornata al Mugello in cui abbiamo imparato a conoscerle anche in pista. Le abbiamo portate su strada ieri, oggi le abbiamo un po' scannate in pista per vedere come si comportano un pochino più al limite. Facciamo una premessa, non vi parleremo di tempi e non eleggeremo una vincitrice perché crediamo che il nostro mestiere sia raccontarvi come va ciascuna di queste moto in maniera tale da non influenzarvi con delle prestazioni che potrebbero essere o non essere le vostre, ma piuttosto raccontarvi qual è quella che si avvicina di più alle vostre corde. E per farlo cominciamo dalla novità di quest'anno, la Kawasaki ZX10 Ninja, e chiediamo a Francesco come l'ha trovata sulla base della sua esperienza della prova precedente e di questa giornata al Mugello. Vai Fra! Allora, la Ninja mi è piaciuta moltissimo sia durante la presentazione stampa sia qui al Mugello. Presentazione stampa in cui abbiamo avuto modo anche di guidare la versione con il kit, che aiuta moltissimo. La moto è così di serie, va già molto bene, il motore spinge, poi in pista quella leggera incertezza che ha sotto i 4000 giri non si sente perché qua si gira nella zona alta del contagiri. L'assetto, abbiamo lavorato solamente un filino di compressione, un pochino nel ritorno, poche cose, la forcella è fantastica, il mono anche esso lavora da Dio, per cui un bel assetto. Il kit aiuterebbe, lo scarico con la centralina dà quella cattiveria in più al motore che qui al Mugello forse avrebbe aiutato qualcosina. Frenata ottima, comportamento lineare e molto agile, a dispetto di un interasse che non è proprio compattissimo. La moto anche nei cambi di direzione, l'abbiamo detti, si è comportata molto bene, è una moto relativamente facile. Io vorrei aggiungere che
si continua però un po' a sentire la lunghezza della portatura, che fa sì che i rapporti che si usano con lei siano completamente diversi da quelli che si usano con la Yamaha e con la Ducati. Il vantaggio è che si riesce ad avere una moto molto scorrevole, perché la caratteristica del motore che ti permette di guidare molto rotondo e di sfruttarlo bene anche in uscita, perché comunque grazie a questa lunghezza della portatura l'erogazione è un pochino più diluita, quindi anche se non siete espertissimi vi trovate ad avere una certa confidenza. Vi trovate però ogni tanto nella condizione di dover scegliere una marcia un pochino troppo lunga o una marcia un pochino troppo corta. Per completare il quadro però ci siamo portati dietro il nostro Perfetto, l'abbiamo strappato per un'occasione alle sue Max Enduro e chiediamo anche a lui che cosa pensa della nuova Kawasaki ZX DSR. Premetto che 200 cavalli sono potenze a cui non sono abituato, però con i controlli elettronici queste moto sono accessibili anche a un pilota che non è abituato a usare queste moto. Della Kawasaki mi è piaciuta tantissimo la stabilità, che voi conoscete benissimo, la proverbiale stabilità Kawasaki, che mi ha permesso di guidare in maniera molto facile. Poi anche le pedane sono le meno sportive e quindi per uno che non è abituato sono un bel aiuto in più perché sono molto comode. Ed è quella che mi ha permesso gli inserimenti più facili in curva perché ha un avantreno che è veramente granitico. Passiamo a parlare della sua rivale elettiva, quella che è una novità dell'anno scorso, che Yamaha ha presentato in due versioni, l'R1 Standard e l'R1M, quella più pistaiola, con sospensioni semiattive e con tante cose mutuate dalla MotoGP. Beh, ammetto che rispetto all'anno scorso mi è piaciuta tantissimo, ma molto di più. L'anno scorso avevo trovato la frenata, non mi aveva convinto più di tanto. A Monza c'erano state delle incertezze. Effettivamente qui a Mugello, sì, l'impianto è meno sollecitato, ma si è comportato molto bene. La moto è un filo più tecnica rispetto alla Kawasaki, è una moto più corsaiola per come è la moto di serie. Il motore è fantastico, spinge in basso, ai medi, allunga bene, è strepitoso, per cui mi è piaciuta davvero tanto. Forse paga qualcosina ancora in termini di rapidità nei cambi di direzione, va accompagnata di più col corpo, va tirata un po'. Li Biondetti per farla la seconda andava tirata un pochettino, però nel complesso mi ha esaltato parecchio, è veramente un mezzo da paura. E io direi sono sostanzialmente d'accordo con Francesco, è un mezzo che mi ha stupito perché anch'io alla prima presa di contatto ero stato un pochino più tiepido e qui al Mugello si è dimostrata favolosa, veramente spettacolare e anche grazie a un motore veramente meraviglioso perché in basso sembra un bicilindrico, in alto ha la spinta di un 4 cilindri e compensa anche in questo caso un po' di lunghezza della portatura. Qua appena tocchi il gas vieni fuori, con le gomme in mescola si riesce a sfruttare bene anche la mappa A e come ha detto Francesco effettivamente l'unico limite forse a volte è un pochino di inerzia perché ricordiamo che il motore crossplane ha un albero particolarmente largo che fa da stabilizzatore ma poi dopo diventa penalizzante nei cambi di direzione. La posizione di guida io direi che sia forse un pochino più sportiva rispetto a quella della Kawasaki, ma comunque con pedane abbastanza abitabili e un semimanubrio molto chiuso. La chicca, il gioiello, come indica Francesco, sono le sospensioni semiattive che hanno un comportamento probabilmente senza paragoni su moto di questo tipo, sicuramente fra le 4 cilindri. Riescono a recuperare qualunque scomposizione d'assetto in una frazione senza drammi e senza lasciare strascichi psicologici sul pilota. Una perfetta sintesi di maneggevolezza, seppur relativa, e di agilità. Andrea, a te cosa è piaciuto? Le sospensioni semiattive fanno un gran lavoro, tengono la moto in assetto e la rendono anche facile. Quello che è meno facile su questa Yamaha R1M è proprio la guida, la ciclistica, perché ha una guida piuttosto piccola, rannicchiata, quindi per i piloti alti la guida e il motore con questa inerzia rendono i cambi di direzione per un motociclista da maxi enduro, da stradali pure, una guida un po' più impegnativa, però veramente bella. E quindi arriviamo a quella che sembrerebbe quasi centrare poco rispetto alle altre due protagoniste, la Ducati Panigale 1299S. Come abbiamo detto in apertura non potevamo lasciarla fuori semplicemente perché l'anno scorso nella nostra comparativa di tutte le maxi sportive è risultata sostanzialmente la più brillante perché il suo è stato il miglior tempo sul giro a Monza con Francesco Paolillo, anche se non il migliore in assoluto. E ricordiamo che avevamo come guest tester Luca Cadalora e soprattutto è risultata la più potente al banco e sotto tanti aspetti quella più prestazionale nell'uso estremo in pista. Ieri su strada si è rivelata molto godibile ma con qualche compromesso, a questo punto capiamo se questi compromessi vengono ripagati in pista parlando con Francesco. I compromessi si vengono ampiamente ripagati, la moto è uno spettacolo, è molto tecnica però, pretende esperienza e anche abbastanza pelo sullo stomaco. Le due giapponesi
si distinguono per un comportamento più amichevole, more friendly come si potrebbe dire. Questa qui invece pretende attributi di spessore. Prima di tutto si nota che questa è casa sua, la moto ha girato benissimo, la rapportatura forse tra le tre era quella più azzeccata. Il motore spinge benissimo in alto, si esce dalle curve, l'elettronica qua funziona in una maniera eccelsa, però pretende anche abbastanza impegno. Finché si va al 70% delle proprie possibilità, tutto ok. Quando si vuole cercare di arrivare ai limiti è una moto che pretende qualcosina di più. Ciò non toglie che frenata, rapidità di inserimento in curva, cambi di direzione sono allucinanti, sono veramente una cosa incredibile. Questa ha una precisione di inserimento che forse le altre due non hanno. Se io guardo un punto del cordolo, un punto della pista, io passo di lì. La frenata è estremamente potente, precisissima. I difetti che avevo trovato nell'R1 l'anno scorso, qui non li ho più trovati. Sinceramente però questa vince in inserimento, vince anche nei cambi di direzione, però pretende sempre qualcosina in più. Le altre sono un po' più amichevoli e come ci ha fatto notare anche Andrea, non bisogna essere proprio dei piloti eccelsi per riuscire a tirar fuori il massimo da queste moto. Questa pretende qualcosina di più. Diciamolo per onestà, questa moto ci è stata consegnata da Ducati con qualche piccolo ritocco alla taratura delle sospensioni che non sono esattamente quelle di serie, ma è un assetto scelto da Ducati a seguito dei test al Mugello, quindi era particolarmente appunto in questo teatro. Sono perfettamente d'accordo con quello che dice Francesco, perché effettivamente chiede abbastanza al pilota in termini sia fisici che psicologici, perché il motore ti estrae dalle curve con una violenza spaventosa. Per contro però è anche quella con la posizione più pronto pista fin da quando esce dal concessionario, perché le pedane sono belle arretrate, ti permettono di spingere e ti facilitano negli spostamenti del busto quando si guida di corpo. Il manubrio è bello largo, ti permette un bel sostegno in staccata, anche perché con la frenata che ha diversamente si volerebbe via, e nei cambi di direzione viene molto aiutata da questo tipo di assetto. Diciamo che se le altre hanno un ottimo comportamento ma probabilmente richiedono 2 o 3 aggiustamenti per rendere al meglio in pista, per tirare fuori il vero potenziale, questa è pronto corsa. Sentiamo per chiudere che cosa ne pensa Andrea della Ducati. Penso che hai detto una cosa molto importante sul manubrio, perché è la moto che aiuta di più quelli piloti meno esperti, perché ha un'impostazione molto naturale. Il manubrio è largo, dà tanta comodità. La cosa a cui bisogna un attimo abituarsi è la potenza mostruosa del motore, perché in uscita dalle curve strappa. Immaginate una moto da cross 500 però moltiplicata per 4, questa è la spinta della Panigale. Riassumendo, non possiamo eleggere una vera vincitrice perché ognuno ha dei pregi inconfutabili e qualche difetto che per qualcuno potrebbe neanche non essere un difetto, ma un tratto caratteriale o magari qualcosa che va incontro alle sue esigenze. Quindi speriamo di avervi raccontato come vanno e di avervi aiutato a scegliere una di queste super sportive, perché è vero che il mercato non le premia più, ma è anche vero che il gusto di questi mostri in pista è una cosa che non si riesce a provare con qualunque altra moto. In più c'è anche da dire che grazie all'elettronica di cui sono dotate praticamente ormai tutte, risultano anche sfruttabili in relativa sicurezza anche da piloti che prima non erano in grado di avvicinarsi senza rischiare seriamente di farsi del male a una 1000 supersportiva. Questo non vuol dire che siano facili, perché comunque, specialmente oggi con le temperature che avevamo, siamo arrivati veramente bolliti a fine giornata, ed è il motivo per cui ci vedete in abbigliamento un po' più rilassato e non in tuta di pelle. Per cui vi ringraziamo per averci seguito, speriamo di avervi dato un consiglio utile e arrivederci alla prossima prova. Ciao! Ciao!